Ragazzi, buongiorno, oggi iniziamo il video di viaggio ma pippone, perché ci troviamo in una camera d'albergo, sono 2 mesi che non prendevamo più una camera d'albergo, non ve la facciamo vedere perché tanto sicuramente non verrete qua a Talca, però una cosa molto interessante, se verrete in Cile, quando passerete all'ufficio migrazione vi rilasceranno questo PD. In tutte le strutture alberghiere del Cile, quando andrete al check-in, potete presentare il PD e farvi fare lo sconto anche pagando con la carta di credito dell'IVA, quindi l'importo totale verrà decurtato dell'IVA. Questo succede a tutti i viaggiatori extranjeros, quindi a tutti gli stranieri presenti in territorio cileno che però lo stanno girando per vacaciones, cioè sono in viaggio, sono turistas. E dopo questo mini pippone andiamo alla Tenerona che già è quasi carica. Gracias. Vale, ¿todo bien? Sì. Perfetto. Ok, alegro. Hasta luego. Temperature finalmente accettabili, è un sogno. Io ho tolto un'altra maglietta intima, ma penso che a Santiago, perché oggi Santiago sarà la nostra destinazione, ho visto che ci sono 26 gradi, dovremmo togliere altra roba, finalmente. Quartiere molto tranquillo di Talca, casine molto basse a cui ormai il Sud America ci ha abituati, non in legno questa volta ma in cemento. Tutto è cambiato vertiginosamente, i negozi sono bellissimi negozi, gli hotel, ci sono anche dei locali all'avanguardia che non vediamo da moltissimo tempo. Sembra di essere tornati a un mondo lontano che ricordavamo di conoscere ma non riconoscevamo più. Questo distributore sembra dismesso, senza sembra. Continuano le lastre di cemento sulla strada, sulla carreggiata. Temperatura piuttosto alta oggi. Stiamo uscendo dalla città di Talca che il motokeros dietro di noi, abitante di Talca, ci ha detto sì, è abbastanza tranquilla, però ci sono zone peligrose, è il dia e la noce. La direzione Ruta 5, quindi riprendiamo la Panamericana, che oggi tappa relativamente monotona, non c'è molto da vedere paesaggisticamente parlando, non c'è quasi nada, è un nastro d'asfalto che vi risparmieremo. Forse la parte più interessante è quando taglieremo Santiago a metà, perché la Ruta 5, la Panamericana, se vedete nella cartina, taglia la città di Santiago proprio in 2 parti uguali. Sono 213 km, circa 2 ore e 10 minuti. Iniziano le grandi coltivazioni di viti, perché il Cile è un grande produttore di vini e anche esportatore. La zona dei vini esportati è soprattutto la Valle del Maule, quella che abbiamo passato ieri. Guardate la situazione del manto stradale, non so se è una sorta di cemento, asfalto, comunque quelle righe che vedete, sento la moto, anche per il fatto che le gomme sono proprio piatte, ma sento la moto fare questo lavoro. Non è piacevole, ma poi ti ci abitui, molto meglio del ripio. Riprendono a perdita d'occhio, anche di qua. In questo periodo ricordiamo che siamo oggi il 24 di aprile, quindi è come fosse il 24 ottobre da noi, siamo nel pieno periodo della raccolta. Nell'altra carreggiata sono fermi per incidente di un camion, ormai da più di 1 chilometro. Siamo appena entrati nella Región de O'Higgins, da qui la Cordigliera Andina ha quasi l'aspetto delle Prealpi.
Siamo a 14 km da Buin, procediamo, la destinazione è la capitale. Francesco ha appena finito la scheda della sua GoPro, però vi vuole dire una cosa, di dargli una mano nella guida in mezzo al traffico di questa metropoli che odia, non odia Santiago, ma odia guidare in tutte le città grandi, proprio perché insomma il traffico e soprattutto la presenza di tanti camiones rende tutto un po' più difficile. Ora abbiamo circa 44 km per attraversare la città di Santiago. Pensate quanto è grande, nel senso che siamo quasi all'ingresso della città e ci restano ancora 50 km per andare dall'altra parte. Eppure non è una città con tantissimi milioni di abitanti, 6 milioni e 500. Nella capitale vive circa un terzo della popolazione totale del Cile, sono appena 20 milioni. Noi dovremmo andare al nord, c'è l'indicazione di Alameda, e cioè Avenida O'Higgins, la centralissima Avenida O'Higgins che taglia la città da est a ovest, chiamata Alameda per los Alamos presenti, cioè per la quantità di pioppi presenti lungo tutta l'avenida. Non è così pericoloso procedere sulla ruta 5 attraversando Santiago, ma al di fuori di questa strada, al di fuori della Panamericana, potrebbero verificarsi dei problemi. Quindi poco meno di 50 minuti all'arrivo, teniamo duro, incrociamo le dita. Iniziano i palazzoni residenziali. Ricordiamo che il grattacielo più alto di tutto il Sud America è il Costanera Center, proprio qui a Santiago, nel barrio Providencia, 300 metri d'altezza. Se paragonato a Burj Khalifa, che è 800 e passa metri, non c'è storia, però è il più alto grattacielo di tutto il Sud America. Young, or am I faking on the tip of my tongue? There's a sarcasm waiting for you. I'm willing to trade my soul for a bit of your charm. There's no way I fade into oblivion, 'cause I'll keep shining over you all. Galleria lunghissima che attraversa la città. Ci siamo, stiamo finalmente uscendo. Eccolo, dovrebbe essere lui il Costanera Center. Che svetta con sullo sfondo le Ande innevate. Che differenza rispetto ai paesaggi che finora hanno caratterizzato il nostro viaggio. Keep trying to get 10 km all'arrivo. Di nuovo tunnel. I'll keep shining over you all with your wings entwining. Ragazzi, dalla carretera a Santiago è schiacciante. Sì, peccato un po' la foschia che caratterizza questa giornata, se no
Crediamo che fosse stato davvero bellissimo, perché la posizione di Santiago è bellissima, con le Ande sulla destra e la cordigliera litoranea sulla sinistra. Di nuovo tunnel, il terzo, 4 corsie. Ragazzi, dalla carrettera a Santiago è quasi demasiado, diciamo, too much, un po' troppo. Si esce di nuovo. Manquehue, perché la città di Santiago è tra le due cordigliere ed è caratterizzata, nonostante sia in mezzo ad una vallata, da 3 cerros più o meno grandi: il Cerro San Cristobal, il Cerro Manquehue e il piccolo Cerro Santa Lucia, dai quali si può ammirare la bellissima e suggestiva città dall'alto. Sì, senza la foschia avremmo avuto una visuale delle Ande innevate. Tra una settimana, dice Fra, le valicheremo. Quartieri residenziali, palme in mezzo alle 2 carreggiate, molto lussuose. Siamo sicuramente in uno dei quartieri niente male. Noi dovremmo andare a Las Condes, che è uno dei quartieri nel nord-est abbastanza rinomati. Eccolo. La città di Santiago sorge laddove c'erano i Mapuche dal I secolo a.C. Arrivarono gli Inca e quando diventò un'importante crocevia proprio dell'impero Inca arrivarono gli spagnoli. Il 12 febbraio 1541 arrivò Pedro de Valdivia, il conquistador spagnolo, che fondò la città e la chiamò Santiago de la Nueva Extremadura, paragonandola a Santiago de Compostela, perché entrambe erano posizionate nell'estremità delle terre fino allora conosciute prima dell'inizio dell'oceano. Siamo quasi, dovremmo quasi esserci. Ora vediamo se l'entrata sia questa o se dobbiamo procedere. Appena arrivati, tra il caldo, la moto pesante e il super traffico, ho perso un paio di litri di sudore. Detto questo, non siamo davanti al giusto porton, forse dobbiamo andare un po' più giù. Adesso venite con me e Francesco prosegue e noi andiamo camminando in avan scoperta. È caldissimo, ragazzi, non ci siamo abituati. Io sono vestita parecchio perché stamattina non era poi così caldo. Hola. Buscamos un ingreso por un apartamento, por una cabaña, pero no sé dónde podemos visitar. Tiene que... ¿Aquí? No, tiene que... Hay un ya... Sí. Ahí tiene que... No, sí, ¿Aquí? Hay un... Fuera. Claro, Sí, tiene sì, que dar aquí? Sì, tiene che andare. Perfetto, grazie. Forse c'è un timbre, forse mi voleva dire che era questo. Allora, abbiamo trovato tutto, aperta la porta del garage, adesso aspettiamo Francesco che arriva dall'altro lato. L'abbiamo fatta. Docciati, tornati come nuovi, ma guardate questa cosa. Questa. Mamma mia, che dolore. La E la puntura. puntura di ieri dell'ape mi pizzica da paura. Mi fa più male oggi che ieri pomeriggio. Comunque, arrivati a Santiago, una cosa positiva c'è. Maglietta a maniche corte, pantaloncini corti e scarpe estive. Vamos! Top.
poi video pippone per condividere anche l'abbigliamento, per capire cosa ci siamo portati per questo cambio di vita, ma soprattutto come l'abbiamo diviso. Tante persone, soprattutto tante ragazze che mi conoscono, mi chiedono ancora: ma che cosa ti sei portata? Ma che hai potuto portare lì dentro? Sono pochissime le cose che hai potuto portare. Bene, faremo un video proprio su questo. In primis 4 paia di scarpe, 2 per me, 2 per lei, 2 estive, 2 invernali. Basta con le scarpe. Vamos a fare la spesa. Poi con calma vi mostriamo il nostro loft, che è veramente minimal. Ed è veramente un po' uno studio, un'officina, molto carino. Armadietto tipo quello che avevo al lavoro, soffitto in ferro. E pavimento da studio fotografico più o meno. L'importante, c'è una piccola scrivania per montare video. È fondamentale per il nostro lavoro, altrimenti voi che guardate? Che guardate voi da casa? Questo è il nostro loft visto da fuori e questa è la via, non dico la principale di questo quartiere, ma quasi. Guardate che spettacolo, la cordigliera illuminata al tramonto. Adesso la visibilità è aumentata un po' e ora bisogna fare attenzione anche con la camera, perché qua nelle grandi città, nelle metropoli, come in tutte le metropoli del mondo, andare in giro con qualcosa di elettronico a vista non è che sia il massimo, quindi vediamo la situazione, la studiamo un po' e se fosse la mettiamo in tasca. Un enorme centro commerciale si trova proprio qua a 10 minuti. Traffico pazzesco, alla camera ho tolto anche il manico, così è proprio piccolina, la tengo in mano per rimanere un po' più basso profilo. Appena usciti, questa volta non abbiamo filmato non per la musica ma perché fuori la sicurezza, ti ho già detto, non si può filmare. Tornati a casa ho anche cambiato la camera per avere una qualità migliore, perché nel nostro loft la luce è veramente poca, dovranno risparmiare sull'energia elettrica. Detto ciò, vi facciamo vedere cosa la cosinera ha cucinato. Allora, quello che si nota, sfilatino che lei ha già mangiato perché non resiste. Guardate che piattino. Salmone, verdure in padella alla julienne, ma so meno, zucchine, carote e peperoni rossi. E niente ragazzi, a provincia. Avrò fatto bene quel giorno a non buttarla nel lago General Carrera? Scrivetelo nei commenti. Lo vedremo alla fine. Guardate, guardate. Frigorifero pieno. Guardate qua, aspettate. Torta manzana alle mele. Ne Poi, lasceremo un pezzettino per dopo. Salmone spolverizzato insieme alle verdure. Io ho fatto la scarpetta, Sara no, ma ora per alzarvi la glicemia apri il pacco. Dobbiamo condividere queste cose, perché io sono stato un quarto d'ora fermo davanti. Alla fine ho preso il meno calorico e quello forse più salutare, perché Sara mi ha consigliato. Avrei optato per il bombolone alla crema. Però dai, che questi hanno l'acquolina in bocca. Guardate, guardate, siete pronti? Speriamo di averti consigliato bene. Mamma mia. Crostatine con... Aspetta. Sotto alla luce. Intanto vi dico che il peso è abbondante, quindi questo è positivo. Però è una crostatina con una marmellata alle mele. Lo so che voi preferite qualcosa con la crema, con la Nutella. Io mi devo accontentare. Colpa sua. No, non è colpa mia, erano più buone. E poi stasera se ne mangia metà. Metà? Sì, metà divisa in due, quindi un quarto e un quarto a testa. Metà per Sara, per me 1,5. Allora, la consistenza c'è. Vediamo al centro com'è. Metà di questa devi prendere. Cioè, metà di questa? È claro? Cioè. Aprite il frigorifero e mandateci qualcosa alla crema voi. No. Ecco, secondo morso. Vado ad assaggiare. Prendi quella. Ho ancora il dolore. Che c'entra? Devo prendere qualcosa di dolce. Il cibo con la puntura proprio zero. Ciao ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you got.
in questo momento siamo perfettamente, no, in questo momento siamo entrati nella perfetta vallata compresa tra la Cordigliera Andina, aspetta, che palle, tra la Cordigliera Andina a destra e la Cordigliera Litoranea sulla sinistra. Madonna santa, non è possibile, appena la sono guardata si è coperta.